Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo quadrifoglio ad uncinetto. Io ne ho fatto un portachiavi, ma potremmo farne per esempio un bellissimo segnalibro oppure potremmo utilizzarlo come applicazioni in altri lavori. Lavorare questo quadrifoglio sarà velocissimo e abbastanza semplice. Sono due pezzi che poi uniremo insieme con un giro di punti bassi. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5, un portachiavi, una forbice, un ago da lana e un uncinetto da 2 mm. Per realizzare il quadrifoglio cominciamo da un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto, estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E per cominciare lavoriamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lavorate le 10 catenelle, tagliamo il filo e tiriamo. In questo modo ci restano 9 catenelle utili per lavorare. Realizziamo adesso un nuovo nodino iniziale e lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Prendiamo le altre catenelle lavorate e le posizioniamo sotto al nuovo lavoro. E lavoreremo nella quinta catenella dall'inizio, quindi contiamo 1, 2, 3, 4 e nella quinta catenella lavoriamo un punto bassissimo, così, e lavoriamo altre 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. In questo modo creiamo una base a forma di croce su cui lavorare poi il quadrifoglio. Iniziamo dal primo giro, che sarà anche l'unico che lavoriamo, e quello che vi mostro è la prima sequenza, quindi a partire da metà del primo petalo e arrivare a metà del secondo petalo, e poi ripetiamo per altre 3 volte. La sequenza inizia con un mezzo punto alto che sostituiamo con 2 catenelle e sempre nel primo punto, quindi nella terza catenella dall'uncinetto, lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Nel secondo punto lavoriamo 2 mezzi punti alti. 1, 2, e nelle 2 catenelle che ci rimangono lavoriamo 2 punti bassi. 1, 2 e un punto bassissimo nel punto centrale, quello in cui abbiamo agganciato le 2 file di catenelle. Passiamo al rametto di fianco e qui lavoriamo 2 punti bassi. 1, 2, 2 mezzi punti alti nello stesso punto. 1, 2 e nell'ultima catenella lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3, un mezzo punto alto e un punto basso. E così termina la sequenza, quindi siamo partiti dal centro del primo petalo e siamo arrivati al centro del secondo petalo. Ed ora ripetiamo, sempre nella prima catenella lavoriamo un mezzo punto alto, 3 punti alti, due mezzi punti alti nel punto successivo, 1, 2, 2 punti bassi, e un punto bassissimo al centro. E passiamo al rametto di fianco.
2 punti bassi e così via, lavorando tutte le sequenze su tutti i rametti. E via via che lavoriamo vi consiglio di nascondere anche le codine che ci sono in cima ad ogni catenella, a ogni inizio di rametto di catenella. In questo modo vi risulta un lavoro più ordinato e più facile da lavorare. Per lo stesso motivo apriamo bene il lavoro e pieghiamo gli altri rametti in maniera da riuscire a lavorare agevolmente. E lavorato ogni rametto, ogni fogliolina del quadrifoglio, tagliamo il filo dietro. In questo modo riuscite a lavorare in maniera più semplice. E arrivati alla fine dell'ultima sequenza lavoriamo gli ultimi 3 punti alti nello stesso punto, il mezzo punto alto e il punto basso, e terminiamo anche l'ultima sequenza. Lavorata l'ultima sequenza, tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago da lana e creiamo la chiusura invisibile, quindi entriamo in tutta la catenella del primo punto alto, così, e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto lavorato, il punto basso. Così, in questo modo creiamo una catenella aggiuntiva, e in particolare sarà la catenella del primo mezzo punto alto. Dietro facciamo un nodino e perdiamo il filo. E tagliamo. Lavorato il primo quadrifoglio, ne lavoriamo un altro esattamente identico, solo che in questo caso ci fermiamo al punto basso e non tagliamo il filo. Lavoriamo un punto bassissimo per chiudere il giro sul primo mezzo punto alto lavorato, quindi sulla seconda catenella. Lavoriamo una catenella e prendiamo l'altro pezzetto e lo posizioniamo dietro, appaiando rovescio con rovescio. E lavoriamo un giro di punti bassi tutto intorno per unire le due parti. Cominciamo dal primo punto alto lavorato, quindi prendiamo tutta la catenella del punto davanti e tutta la catenella del punto dietro, controllando di prendere lo stesso punto sia davanti che dietro, e lavoriamo un punto basso nel prossimo punto e un aumento nel punto ancora successivo, quindi prendendo sempre tutto il punto davanti e tutto il punto dietro. Qui lavoriamo 2 punti, così. Ora lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, in questo caso portiamo dietro gli altri petali per riuscire a lavorare meglio, a vedere meglio i punti. 3 e 4, e controlliamo sempre di prendere tutta la catenella davanti e tutta la catenella dietro. Ed ora lavoriamo un punto bassissimo al centro, quindi entriamo al centro del quadrifoglio superiore e al centro del quadrifoglio che sta dietro, e qui lavoriamo un punto bassissimo e cominciamo con il prossimo petalo. Lavoriamo 4 punti bassi, apriamo bene per vedere di lavorare tutti i punti, uno, 2, 3, 4, un aumento, 2 punti nello stesso punto, un punto
un aumento, un punto e un punto bassissimo. Il punto bassissimo va sopra al punto basso lavorato nella riga sotto, così. Un punto basso, un aumento, un punto basso, un aumento, e terminiamo il petalo con 4 punti bassi. Aprite bene e spostate i petali successivi per lavorare meglio. 1, 2, 3 e 4. E come prima terminiamo il petalo lavorando un punto bassissimo al centro del quadrifoglio, al centro del pezzo davanti e al centro del pezzo dietro. E ripetiamo. Quindi in ogni petalo lavoriamo 4 punti bassi, un aumento, un punto basso, un aumento, un punto basso, un punto bassissimo e torniamo. Un punto basso, un aumento, un punto basso, un aumento, 4 punti bassi e il punto bassissimo al centro. E continuiamo così per tutto il giro. E arrivati alla fine dell'ultimo petalo lavoriamo il punto bassissimo al centro, il punto basso sopra il mezzo punto alto e passiamo al punto in cui abbiamo lavorato il primo punto basso del giro e qui lavoriamo un altro punto basso per creare l'aumento. In questo modo abbiamo camuffato anche il gradino dell'inizio del giro. Lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato del giro, 6 catenelle, possiamo lavorarne anche un'altra per la chiusura e tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo l'uncinetto, tiriamo, infiliamo il filo nell'ultimo anello della catena del portachiavi, in questo modo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e creiamo la solina, quindi entriamo alla base delle catenelle appena lavorate e facciamo un nodino. Sul retro scegliamo un filo un po' nascosto e facciamo un nodino. Tiriamo bene e nascondiamo il filo attraverso la lavorazione. Così. E tagliamo. Questo è il risultato sul davanti e questo è il dietro, che è comunque molto bello. E il quadrifoglio è pronto. E se vi piace l'idea potete creare una faccina in uno dei petali. A voi come piace di più? Con o senza? Io questa volta devo dire che preferisco quello senza faccina. Devo dire che sono molto soddisfatta del risultato perché lo trovo veramente molto realistico, ha una sua compattezza, quindi resterà in forma, ma non è imbottito. È un progettino super veloce da realizzare e vi assicuro anche divertente. Dal video magari sembra un po' complicato perché i punti sono tutti vicini, ma in realtà vedrete che sarà facilissimo da fare. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che anche questo breve tutorial vi sia piaciuto, che vi possa servire appunto per fare dei regali. Come sappiamo il quadrifoglio è il portafortuna credo per eccellenza,
Quindi è bello farlo per noi, ma ancora più bello è farlo e regalarlo alle persone a cui vogliamo bene. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Aspetto le vostre foto sulla mia pagina Facebook e i vostri commenti qui sotto e come al solito nel frattempo vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!